Si dice ho mangiato o ho mangiata? Beh, tutte e due le opzioni sono corrette, più o meno. Capiamolo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo del participio passato e di come questo cambia in base alla frase. Prima di iniziare però voglio ricordarti una cosa molto importante. Se vuoi rimanere aggiornato su tutti i miei contenuti e anche del materiale extra totalmente gratis, puoi iscriverti alla mia newsletter. Ti invierò un'email ogni domenica con tanti contenuti interessanti per migliorare in italiano. Clicca sul link qui sotto in descrizione per iscriverti alla mia newsletter. Benissimo, adesso andiamo avanti e iniziamo a parlare del participio passato. Prima di tutto, che cos'è il participio passato? Beh, il participio passato è un tempo che usiamo in italiano per formare i tempi composti. Infatti, un tempo composto, come per esempio il passato prossimo, si chiama così perché è formato da un verbo ausiliare, cioè essere o avere, e poi il participio passato. Per formare il participio passato è molto semplice. Dobbiamo prendere il verbo, togliere la desinenza dell'infinito e aggiungere quella del participio passato. Per i verbi in are dobbiamo aggiungere ato, per esempio amato. Per i verbi in ere dobbiamo aggiungere uto, per esempio caduto. Per finire, per i verbi in ire dobbiamo aggiungere ito, per esempio partito. Quindi, per darti alcuni esempi di uso del participio passato, possiamo dire ho mangiato, ero andato, avrò fatto, per esempio. Però in alcuni casi il participio passato cambia, in altri no. Cerchiamo di capire come funziona e partiamo da una regola che probabilmente già conosci, il participio passato con il verbo essere. Infatti, quando abbiamo un tempo composto come il passato prossimo, dobbiamo scegliere tra essere e avere. Generalmente con la maggior parte dei verbi italiani usiamo avere, però con alcune categorie di verbi usiamo essere, come per esempio i verbi di movimento, andare, uscire, partire, i verbi riflessivi, divertirsi, prepararsi, mettersi, eccetera. Se vuoi ho fatto un video proprio su questo argomento in cui ti spiego la differenza tra essere e avere. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Beh, quando noi usiamo avere, il participio passato non cambia. Ma quando usiamo essere, invece, il participio passato cambia in genere e in numero in base al soggetto, cioè la persona o la cosa che fa l'azione. Per esempio, prendiamo il verbo mangiare. Il verbo mangiare richiede avere, infatti si dice ho mangiato. E quindi non cambia, mangiato rimane uguale, tutti diremmo ho mangiato, uomini, donne, singolare, plurale. Se invece prendiamo il verbo andare, che è un verbo di movimento e che quindi richiede essere, allora in quel caso andato cambia. Io dico sono andato, però se tu sei una donna diresti sono andata. E invece un gruppo di persone, tutti uomini o un gruppo misto, usiamo andati. Loro sono andati, per esempio, il maschile plurale. Per finire un gruppo di sole donne usiamo andate. Loro sono andate, femminile plurale. Quindi andato maschile singolare, andata femminile singolare, andati maschile plurale e andate femminile plurale. Chiaro? Quindi ricorda, cambiamo il participio passato in base al soggetto, la persona o la cosa che fa l'azione. Vediamo degli esempi pratici. Abbiamo mangiato una buona pizza ieri sera. Lucia ha scritto un libro. Io e Michele siamo andati in biblioteca. Francesca è stata in vacanza a Parigi. Le mie figlie si sono divertite molto alla festa.
Però se nella frase abbiamo un pronome oggetto diretto, la situazione cambia. Ricorda che un pronome oggetto diretto sostituisce un oggetto diretto, quindi l'oggetto della nostra azione, che non è mai preceduto da una preposizione. Per esempio, nelle frasi io chiamo Luca o lei mangia la pizza, Luca e la pizza sono i nostri oggetti diretti. Quindi possiamo sostituire Luca e la pizza con un pronome oggetto diretto. Facciamo un piccolo ripasso dei pronomi oggetto diretto. Abbiamo mi, ti, lo e la, ci, vi, li e le. Perché ti sto dicendo questo? Beh, perché vediamo la regola. In italiano, quando abbiamo un pronome oggetto diretto in una frase con il participio passato, dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero dell'oggetto sostituito dal pronome oggetto diretto. Questo però generalmente lo facciamo soltanto quando abbiamo un pronome oggetto diretto di terza persona, singolare, lo e la, e anche plurale, li e le. Non facciamo tanto questo con mi o ti, per esempio. Vediamo degli esempi pratici. Iniziamo dalle frasi di prima, ma trasformate al passato prossimo. Io ho chiamato Luca. Luca è maschile e singolare e quindi useremo lo. Però lo e la davanti al verbo avere diventano L apostrofo. Quindi io l'ho chiamato. Io l'ho chiamato. In questo caso chiamato non cambia perché Luca è maschile e singolare. Lei ha mangiato la pizza. La pizza è femminile e singolare, quindi usiamo la, quindi lei l'ha mangiata. Mangiata. Cambiamo mangiato in mangiata perché la pizza, l'oggetto sostituito dal pronome oggetto diretto, è femminile e singolare. Ho incontrato i miei amici. I miei amici è l'oggetto diretto, è maschile e plurale, quindi li ho incontrati. Questo perché l'oggetto diretto sostituito è maschile e plurale. E come vedi, con li o incontrati non diciamo L apostrofo. Questo perché quella regola funziona soltanto per i pronomi oggetto diretto singolari. Questo è molto importante. Lo e la. Quindi, come possiamo vedere, al contrario di essere, con avere cambiamo il participio passato in base al genere e numero dell'oggetto sostituito, non del soggetto, come con essere. E poi voglio farti notare anche un'altra cosa. Quando in una frase hai un oggetto diretto e quindi potenzialmente un pronome oggetto diretto e un tempo composto, userai sempre il verbo avere. Non ci sarà mai una situazione in cui userai il verbo essere e un pronome oggetto diretto, tranne proprio in casi molto particolari con i verbi pronominali, però sono dei casi molto particolari. Quindi non succederà praticamente mai che devi scegliere devo cambiare il participio passato in base al soggetto o in base all'oggetto. Questo non succederà mai. E poi voglio anche insegnarti un piccolo trucco che vale per i verbi regolari. Se usi come pronome oggetto diretto lo, allora la desinenza del participio passato per le tre coniugazioni sarà ato, uto e ito. Se usi la avrai ata, uta, ita. Se usi li, ati, uti, iti. E se usi le, ate, ute, ite. Attenzione però a questa cosa importante. Questa regola si applica soltanto ai pronomi oggetto diretto, non oggetto indiretto. In quel caso non cambiamo il participio passato. Se io dico ho mandato una lettera a Lucia, posso sostituire a Lucia con un pronome oggetto indiretto, cioè le. La frase sarà le
ho mandato una lettera. Non cambiamo mandato in mandata perché Lucia è femminile. Oppure ho parlato ai ragazzi della situazione. Ai ragazzi può essere sostituito dal pronome oggetto indiretto gli. Beh, diciamo gli ho parlato della situazione, non parlati, attenzione. E se abbiamo il pronome ne? Beh, ne è un pronome e con la particella ne anche cambiamo il participio passato, però in alcune situazioni. Infatti dipende da che cosa sta sostituendo ne. Se ne sostituisce una quantità oppure una parola usata in senso partitivo, allora dobbiamo cambiare il participio passato. Per esempio, quante mele hai comprato? Ne ho comprate 10. In questo caso ne sostituisce mele, che però è una quantità, perché parliamo di 10 mele. Allora cambiamo il participio passato e infatti diciamo comprate, perché mele è femminile plurale. Quindi ne ho comprate 10. Oppure quanti pezzi di pizza hai mangiato? Ne ho mangiati un po'. Ne ho mangiati un po', cioè pezzi. Un po' anche è una quantità, quindi cambiamo mangiato in mangiati perché pezzi, maschile e plurale. Se però ne sostituisce una parola o un'intera frase introdotta dalla preposizione di con quei verbi che richiedono di, allora non dobbiamo cambiare il participio passato. Per esempio, avete parlato dei nuovi progetti? No, non ne abbiamo parlato. Parlato. Ne sostituisce dei nuovi progetti, che sì, è maschile e plurale, però il participio passato non cambia, perché qui non abbiamo una quantità, non abbiamo una parola usata in senso partitivo, ma abbiamo un verbo parlare che richiede la preposizione di. Parlare di. Se non capisci molto bene questa regola, ti consiglio di guardare il video che ho già realizzato sul mio canale sulla particella ne, così che puoi capire meglio come funziona. Troverai il link qui sotto in descrizione, forse vai a guardare il video e poi ritorna su questa parte del video e sono sicuro che la capirai di più. E per finire, se abbiamo un pronome doppio, beh, che cosa sono i pronomi doppi? Semplicemente quando uniamo un pronome oggetto indiretto con un pronome oggetto diretto o ne. In quel caso cambiamo il participio passato sempre in base all'oggetto diretto. Per esempio, hai detto la verità a Luca? La verità è il nostro oggetto diretto. La a Luca è il nostro oggetto indiretto, quindi gli più la diventa gliela, quindi sì, glielo detta, detta perché la verità. Oppure hai le mie chiavi? No, non me le hai ancora date, cioè non hai ancora dato le chiavi, a me. Cambiamo date in base all'oggetto diretto, le chiavi. Anche per i pronomi doppi ho già fatto un video, quindi se vuoi approfondire questo argomento ti lascio il link qui sotto in descrizione. Benissimo, spero che sia tutto un po' più chiaro adesso, perché le regole del participio passato sono sempre un po' particolari. Se hai qualche domanda fammelo sapere qui sotto nei commenti e se questo video ti ha aiutato non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta davvero tanto e mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina così non perderai i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!